Ciao a tutti e bentornati al canale. Mi è stato chiesto diverse volte e ho deciso di accontentarvi. Il video della ricerca funghi. Oggi andiamo assieme a cercare i funghi e non vedremo solo l'atto pratico, ma diremo anche qualche parola proprio sui funghi in generale. Allora, tra virgolette, svelerò i miei segreti, anche se di segreti in realtà non è che ce ne siano tanti, e diciamo che io mi focalizzo per lo più sulla ricerca dei funghi porcini. Di funghi ce ne sono tanti, ma per lo più, per quanto mi riguarda, quello che mi interessa sono i funghi porcini. Allora, dobbiamo parlare anche del lato un pochino scientifico dei funghi, per capire un pochino come nascono e in base al loro funzionamento di conseguenza riuscire anche a capire anche dove si possono trovare. Allora, per prima cosa, i funghi appartengono ad un regno a parte. Non fanno né parte del regno delle piante, nemmeno parte del regno degli animali. Quindi sono una cosa completamente differente. Non assomigliano alle piante, non assomigliano agli animali. Capiamo già che è una cosa particolare. Hanno diversi ruoli in natura, i funghi sono di tantissimi tipi, ci sono funghi, lieviti, muffe, tante cose. Diciamo che per lo più potremmo considerarli dei decompositori, quindi hanno un ruolo fondamentale. Possono essere anche dei parassiti, come ad esempio quelli che ci crescono delle volte purtroppo sulla pelle. Intanto scusate se non guardo in camera, ma io nel frattempo mi guardo attorno. Diciamo che hanno un po' il ruolo di decompositori. Non solo i funghi, ci sono anche altri microrganismi che svolgono questo compito importantissimo. Senza i decompositori, praticamente, qui in mezzo al bosco, le foglie che cadono dagli alberi, gli alberi stessi, tutte le forme di vita si accumulerebbero e creerebbero degli strati enormi che non ci permetterebbero di vivere sostanzialmente, no? Quindi i decompositori distruggono qualcosa per creare nuove sostanze, creare altra vita. Ecco qui il nostro primo boleto. Questo, vedete, ha il gambo rosso, ma non è un boleto lurido, non so che specie di boleto sia, ma questo non dovrebbe essere un boleto commestibile, comunque un boleto lievemente tossico, credo, se non addirittura un satanas. Comunque questo non è un commestibile. Come è fatto il fungo? Il fungo è composto da un corpo fruttifero, ma soprattutto dal micelio. Il micelio è una parte che sta nel substrato, all'interno del terreno. Sono una specie di radici, potremmo definirle, ma in realtà non è che sono radici. È un reticolo che si espande in tutto il terreno e il corpo fruttifero è semplicemente una parte di questo reticolo con altre sostanze che sbuca fuori dal terreno. Il corpo fruttifero serve per spargere le spore e di conseguenza per far sì che possa avvenire la riproduzione del fungo. Quindi il fungo potremmo considerarlo in realtà sotterraneo, ecco. Non è che vediamo sempre il fungo sta sottoterra. Già questi elementi dovrebbero aiutarci a capire perché i fungiat, i cercatori di funghi, non svelano i luoghi in cui vanno, perché molto spesso i funghi di anno in anno, di stagione in stagione, si ritrovano più o meno negli stessi punti. Perché questo? Non ho una risposta certissima, ma per intuizione logica potremmo dire che si trovano perché il micelio è particolarmente presente in una determinata area e quindi in quel punto il micelio poi è in grado di fruttificare nuovamente di anno in anno, ma può essere anche un discorso di accumulo di spore, perché molto spesso, per esempio, il fungo si trova lungo i bordi dei canali, in zone magari anche un pochino di accumulo, perché l'acqua, ruscellando delle volte, o anche il vento, trasporta queste spore che si vanno a depositare in alcune zone in cui è più facile che trovino un habitat ideale per loro e riescano poi a propagare il micelio e a far crescere il corpo fruttifero. Questo credo che sia più o meno
la logica. Vi devo dire che non è che inizia proprio benissimo la mia ricerca funghi, però adesso vedo che qua ci sono, guardate che belle queste Amanita muscaria, fungo tossico da utilizzi molto antichi. Questo fungo veniva utilizzato dai Celti per vari rituali cerimoniali, è un fungo tossico che dà forti allucinazioni. È il fungo nell'immaginario collettivo più velenoso, in realtà non è quello il fungo più velenoso, quello è semplicemente tossico. Il fungo più velenoso è sempre una manita, ma la manita falloide che è verdognola, che basta un pezzettino per mandarvi dal creatore. Eccolo qui il nostro primo porcino. Come vedete sono in una faggeta, io per lo più giro in faggeta, ma i porcini li potete trovare ovviamente sotto i castagni, sotto gli abeti, insomma sotto anche le querce. Questo è un po' andato, ma comunque vedete che bello sodo, bello, sicuramente la polpa dentro è bianca, quindi è un bel fungo in ogni caso. Speriamo di trovare qualcos'altro. Abbiamo, ecco intanto il porcino, abbiamo accennato qualcosa del micelio e delle spore, attrezzatura necessaria per andare a funghi. Beh, sicuramente un paio di scarponi, di scarpe adatte per il trekking, per il bosco, un coltello, un opinel va benissimo, e poi soprattutto un cesto forato. Non si usano mai le borse di plastica, proprio perché noi quando andiamo in giro quantomeno dobbiamo fare in modo che le spore si propaghino nel bosco, cioè non dobbiamo andare a influire negativamente sull'ecosistema del bosco, quindi aiutiamo la propagazione delle spore e di conseguenza poi i funghi potranno crescere anche in altre zone, o comunque non andiamo a bloccare la loro propagazione. Eccone qui un altro. Allora, qua sono passati in metà di 1000 sicuramente, e quindi stiamo raccogliendo veramente gli ultimi scarti. Questa è una zona conosciuta dalla gente del posto e sono già passati per la grossa buttata che c'è stata settimana scorsa, 10 giorni fa, quindi adesso si attende la nuova buttata. Evidentemente per il momento sembrerebbe che non ci sia stata ancora, non si sa neanche se ci sarà, a dire il vero. Ha piovuto forte, ha fatto caldo, quindi le condizioni teoricamente dovrebbero esserci, ma non è mai detto, perché potrebbe essere che poi durante la settimana ha tirato il vento, ha asciugato tutto il fondo del bosco e di conseguenza poi il fungo non è cresciuto. Eccone qui un altro. Questo finalmente possiamo dire che è un bel fungo. Eccolo qui, finalmente un bel porcino. Speriamo che da adesso in poi siano tutti così. L'attività di ricerca funghi, ragazzi, è un'attività pericolosissima. Si verificano ogni anno decine, centinaia di incidenti. Cioè, pensate che dopo gli incidenti causati dall'escursionismo, dal trekking, che è un'attività che è praticata dalla maggior parte della gente che va in montagna, tra i primi posti c'è la ricerca funghi. Causa più incidenti dell'alpinismo, molti di più. Proprio perché molto spesso ci si improvvisa. In realtà andare a funghi è esattamente come andare a trekking, anzi delle volte è anche più pericoloso perché i terreni sono scoscesi, scivolosi, quindi bisogna andare con cognizione di causa e soprattutto senza quello spirito di competizione che insomma che ci spinge a voler tornare a casa con lo zaino strapieno e così via. Io personalmente, una volta che riempio il mio cesto, per me è finita, cioè la stagione è finita lì. Se in una volta trovo un cesto pieno, li metto sotto vuoto, un po' li faccio essiccare nel caso, ed è finita lì, perché non me ne faccio nulla poi di tutti sti funghi. Eccone qui un altro piccolino ma profumatissimo e sodo. Quante volte avrete sentito dire da qualche fungiat o da qualcuno dei vostri amici non c'è la luna buona, aspetto la luna crescente, aspetto la luna calante e così via. Queste sono credenze popolari molto antiche che
sono molto romantiche sicuramente, ma sta di fatto che a quanto pare le lune non contano nulla nella crescita dei funghi. Ciò che conta è il substrato, l'umidità, l'acqua, il calore, le temperature, le condizioni di umidità. Questo è ciò che fa sviluppare il corpo fruttifero del fungo, non è la luna. Cosa ci potrebbe far pensare che la luna permette la crescita del fungo? Sappiamo che la luna ha una influenza gravitazionale sul nostro pianeta, causando le alte maree e così via, quindi ha un'influenza sicuramente rilevante sul mare, sugli oceani, ma sulla crescita dei funghi vorrei capire cosa c'entra la forza gravitazionale della luna sul substrato, cioè sul micelio. Non è che crea uno sforzo sul micelio che automaticamente fa uscire il fungo come un foruncolo, no, e nemmeno la luce della luna, perché la luce della luna è la luce solare riflessa che ci arriva a noi in minima parte, quindi è veramente una cosa minima che non ha alcuna influenza, semplicemente illumina leggermente il bosco, è bellissimo, crea un'atmosfera incredibile, ma non ha alcuna influenza sulle piante, non ha alcuna influenza sui funghi. Una rilevazione scientifica che potrebbe fare un cercatore di funghi seri: prende un taccuino e si annota le varie lune e dovrebbe creare una statistica nel corso degli anni, catalogando piogge, temperature e lune, per verificare che la luna abbia davvero un'influenza sulla crescita dei funghi, ma alla fine il risultato sarebbe negativo. Quindi fondamentalmente è solo una credenza popolare, ma non ha alcuna veridicità. Se sentite un vostro amico che vi dice no, io non vado perché non c'è la luna buona, voi uscite, perché se non va lui andate voi, e sicuramente se ha piovuto e ci sono le condizioni giuste i funghi li trovate ugualmente. Guardate che bello questo, e com'è anche abbastanza difficile da individuare. Spettacolare, bello. Ecco qui qualcos'altro di interessante. Questo, vedete, è cresciuto proprio a ridosso della roccia. In realtà è buono anche questo, vediamo un pochino se riusciamo a staccarlo. Guardate che forma strana, come è cresciuto. Ovviamente si adattano all'ambiente circostante. Vedete qui sotto è rimasto un pezzo di gambo, lo lasciamo lì. Qua c'è qualcos'altro, ma non è il fungo che ci interessa. Vedete che quando ne trovate uno, guardate sempre l'area attorno, perché molto probabilmente c'è la possibilità di trovare qualcos'altro. Molto carino anche questo. Oggi ovviamente bisogna avere molta fortuna per trovare una grossa buttata, perché essendo già passati in tanti sarà molto difficile, bisogna trovare zone proprio impervie, un po' nascoste, però non escludiamolo. In ogni caso capite che quando ci sono le buttate grosse, anche insomma chi viene a cercare i funghi, se qualcosa si lascia sfuggire, perché appena trovi raccogli tutto quello più bello, non è che stai lì a analizzare ogni centimetro di terreno, quindi qualcosa resta sempre indietro. Il cercatore di funghi si esalta più che altro quando trova questi funghi qua, così dal nulla, guardate. Guardate che roba! Che spettacolo! Che spettacolo! Questo sì, questo è bello. Lì, forse un porcino. Vediamo. Delle volte
sembrano, ma non sono. Lo scopriamo in diretta con voi. Nel frattempo continuo sempre a guardarmi attorno e comunque sì, è un porcino. Anche bello. Avevate visto? Ed eccone un altro. Questo sì, non è bellissimissimo. Si capisce dalla consistenza del gambo. È un po' vuoto. Questo è bello, molto bello. La giornata è quasi finita, ho ancora un po' di tempo a disposizione. Ne ho appena raccolto uno e vedete qua com'è il fondo. Roccioso, sembra una specie di canale e qui riparato da quel sasso. Guardatelo qui, nascosto. Abbiamo trovato un altro bello. Ma quando ne troviamo uno guardiamoci sempre attorno, perché poi, vedete, lì ce n'è un altro. Proprio lì. Un'altra strategia, un'altra cosa che faccio quando trovo una piccola buttata è quella di accovacciarmi e guardarmi attorno, perché se vi guardate attorno a livello del terreno, il cappello del fungo tende ad essere più evidente. È ovvio che si maschera molto bene con il fogliame, con la vegetazione, quindi i funghi sono difficili da vedere. Però, per esempio, proprio dietro di me, vedete lì, ce n'è un altro, sotto quel sassetto lì, e l'ho visto adesso, nonostante ci fossi passato di fianco. Ora sono in un tratto esposto, molto ripido, ho attorno a me 3 bellissimi porcini che adesso andrò a raccogliere, sono in una posizione abbastanza sicura, però per farvi rendere conto un pochino, vedete, questo è un versante molto ripido in cui è facile scivolare, lì sotto c'è un canale, e questi sono i luoghi dove normalmente possono avvenire gli incidenti, perché le parti più facili magari vengono già battute, vengono spazzolate da altri cercatori di funghi e quindi poi ci si accanisce e si tende ad andare in questi luoghi. Io ovviamente per oggi sono soddisfatto, però raccogliamo questi qua belli, guardate, ce n'è uno lì, ce n'è uno che sembra molto bello lì, ce n'è uno qui, quindi questa è una zona di buttate importanti. Questa è già una bella buttata, 4 funghi così a colpo d'occhio, magari adesso raccolgo e ne viene fuori qualcun altro anche. Bene, io con questi altri 4 funghi posso ritenermi soddisfatto. Adesso tornando, ovviamente si dà sempre un occhio nel caso si trova qualcosa sul sentiero. Comunque adesso arriva la parte un po' più brutta, che è quella della pulizia e il confezionamento. Devo dire rientro felice. Uno lì e ne vedo già uno là sopra e li tiriamo su. Tra l'altro li sto trovando meravigliosi sulla strada del ritorno. 1, 2 e lì sotto, nascosto sotto le foglie, ce n'è un altro bellissimo, piccolo. Guardate che bellissimo quadretto, porcino figlio insieme alla coppia di amanite. Sono da poco rientrato dal giro a funghi, il raccolto, il bosco è stato molto generoso e quindi questa sera mi concedo un porcino intero solo per me. Faccio un piatto molto semplice della fesa di tacchino infarinata, quindi delle scaloppine, funghi trifolati, poi per prima cosa faccio andare i funghi con uno spicchio d'aglio, poi metto la fesa di tacchino infarinata e poi una sfumata di marsala, un po' di sale e pepe, un piatto semplicissimo ma che secondo me è molto buono.
Buongiorno, è giunto il momento di fare un po' di pulizia di funghi. La pulizia dei funghi porcini è importante. I funghi non vanno mai lavati, mi raccomando. Si usa uno straccetto, un po' d'acqua, si pulisce il cappello, si pulisce il gambo, si toglie, diciamo, lo sporco più grosso del bosco e poi si fanno a fettine e valutiamo noi poi, in base alle nostre preferenze, il metodo di conservazione migliore. Vi faccio vedere alcuni degli esemplari più belli, per esempio questo qui, classico porcino con la forma del porcino, insomma, quello più bello in assoluto è sicuramente questo. Questo è veramente gigantesco. Gigantesco e anche molto sodo, lo sentite proprio dal rumore. Quindi abbiamo detto una leggera pulizia del cappello, una grattatina al gambo per tirare via più che altro se c'è della terra, e poi lo fettiamo come preferiamo. Ecco, vedete, questo per esempio non è uno dei funghi più belli. Il gambo è bello sodo, integro, sul cappello c'è qualche buchino, quindi probabilmente qua potrebbe esserci qualche camolina. Quando ci sono tante camole non lo buttiamo via il fungo, lo facciamo essiccare. Ci sono degli essiccatori molto economici che costano intorno ai 60 euro, ho pagato una sessantina di euro, e essiccando il fungo le camole vanno via tutte, fuoriescono, quindi ci resta il fungo essiccato, pulito. Ma in realtà questo fungo tutto sommato sembra abbastanza pulito, non vedo camole. Ora voglio andare ad aprire insieme a voi lui, il gigante, e vediamo se è un fungo sano o no. Normalmente quando sono così grossi non sono tanto sani, però questo promette bene. Già quando lo tagliamo sentiamo proprio lo stridere del coltello sulla polpa soda e quindi sembrerebbe un fungo ottimo, e così è, guardate che roba. Un fungo bello maturo ma in condizioni veramente perfette. È profumatissimo. Ho finalmente finito di pulire i funghi. La qualità di questi funghi era davvero incredibile, erano tutti perfettamente sodi ed integri. Gli unici funghi che lasciavano un po' a desiderare erano questi qua, che li ho messi in questo piattino e che comunque sono buoni, hanno una polpa molto soda, però questo per esempio aveva qualche camola all'interno. Adesso li lascio un po' al sole, così magari le camole escono, e poi valuterò se essiccarli o se utilizzarli già stasera per la pizza. Metodi di conservazione dei funghi. Io utilizzo due metodi e sono due metodi secondo me ottimali. Un metodo è l'essiccazione tramite essiccatore, quindi i funghi un po' più marciotti, quelli con le camole, li mettiamo nell'essiccatore, estraiamo tutta l'acqua, il fungo diventa tipo quasi come una chips, secco, e lo possiamo conservare quasi praticamente in eterno, non ha una scadenza. Lo mettiamo in un barattolo di vetro e lui si conserva per sempre, e abbiamo questo fungo che possiamo utilizzare all'occorrenza per insaporire i nostri risotti, i nostri piatti senza alcun problema. Lo utilizziamo 10 minuti prima, lo mettiamo in acqua a far rinvenire
e poi lo possiamo tranquillamente usare. Il sapore del fungo essiccato è un pochino più forte, quindi questione di gusti. La consistenza ovviamente non può essere paragonabile a quella del fungo fresco. Se vogliamo la consistenza del fungo fresco, utilizzo questo qui. È un semplicissimo elettrodomestico per creare il sottovuoto, quindi con degli appositi sacchetti che possiamo tranquillamente trovare in commercio di varie misure. Noi inseriamo la nostra quantità di funghi desiderata all'interno, estraiamo tutta l'aria e automaticamente con questo sistema possiamo conservare i funghi come se fossero freschi per anni. Quindi senza aria all'interno il fungo si mantiene, il fungo e il cibo in generale si mantiene fresco per anni. Quindi io utilizzo un pozzetto frigorifero e lo riempio di funghi e man mano li utilizzo così. Adesso andiamo a vedere anche un pochino il suo utilizzo. Per eseguire l'operazione di sottovuoto con il nostro piccolo elettrodomestico, oggi utilizzeremo Bluetti AC180. Ve l'avevo presentato come forse l'impianto migliore del 2023 e ve lo confermo, tant'è che lo sto utilizzando costantemente anch'io, nonostante io abbia anche l'impianto Bluetti più grosso. Questo qui lo utilizzo perché è veramente comodo ed è portatile. Pesa 16 kg, quindi si può trasportare facilmente in giro. Ma la cosa che lo rende veramente performante e speciale è il suo inverter interno da 1800 watt nominali. 1800 watt nominali per un impiantino del genere sono tanti, perché con 1800 watt fate praticamente funzionare tutto. Sarete anche in grado di scaldare l'acqua di un boiler, perché il boiler utilizza 1500 watt di assorbimento, quindi con questo ci andate alla grande. Questi elettrodomestici possono funzionare senza alcun problema, ovviamente, perché richiedono poca energia. Questo, l'essiccatore, ma con questo potenzialmente potete far funzionare anche degli elettrodomestici che emanano calore, come dei fornetti per esempio. Altra caratteristica tecnica importante di questo Bluetti AC180 è che è in grado di supportare la ricarica tramite pannelli fotovoltaici fino a 500 watt, quindi è un regolatore di tensione molto performante. 500 watt non sono assolutamente pochi, quindi riuscite a produrre in una giornata parecchia corrente. Oltretutto Bluetti AC180 è anche gruppo di continuità, quindi oltre all'utilizzo che potete fare all'aria aperta, come sto facendo io oggi per esempio, lo potete anche tenere in casa ed utilizzarlo in caso di blackout come gruppo di continuità. Quindi nel caso andasse via la corrente, voi volete lavorare per esempio al computer a un progetto importante, vi collegate a Bluetti AC180, lo collegate alla rete e se dovesse andare via la corrente voi siete tranquilli che i vostri dati non li perderete. Sarà in offerta per il Prime Day di Amazon a 899 euro e quindi che vi posso dire, questo è il prezzo più basso in assoluto a cui potrete trovarlo. È sicuramente un prezzo decisamente basso per un impianto del genere, quindi se lo stavate tenendo d'occhio, se siete interessati a questo prodotto, vi lascio il link in descrizione. Utilizzate i miei link perché così potete anche supportare il canale. Ringrazio Bluetti e adesso continuiamo il nostro lavoro di sottovuoto. Andiamo a creare il nostro sottovuoto, operazione semplicissima. La cosa fantastica del sottovuoto poi, oltre alla conservazione lunga, è il fatto che il prodotto occupa meno spazio rispetto al normale insacchettamento, perché come adesso vedrete viene risucchiata tutta l'aria e anche il prodotto viene un pochino compresso. Poi quando noi lo andiamo a scongelare e a rimettere in padella rinviene e torna come in origine. Vedete? Questo è il risultato. Vi faccio vedere. Ecco, il sacchetto in origine è così. Una volta sottovuoto, decisamente meno ingombrante.